La suite è una forma strumentale ed è una forma che unisce più danze. Il momento di grande sviluppo è il Rinascimento. Sapete, il Rinascimento è il periodo dell'amore per la danza e quindi questo tipo di forma ha sicuramente un bel terreno in questo periodo. Per di più erano anche in voga i balli promiscui nel Rinascimento e quindi tutto questo aiuta a far fiorire questo tipo di forma. Nel Seicento poi abbiamo la definizione, la codifica della suite. Diciamo che la forma standard, quella che si studia e che si ha come base, è la suite suddivisa in 4 danze. Ve le elenco: allemanda, corrente, sarabanda e giga. Queste, quando si studiano, proprio sono le 4 danze che compongono la tipica suite del 1600 ed è un'alternanza di danze con carattere e velocità diverse, la prima lenta, la seconda veloce, la terza lenta e la quarta veloce. Quindi nella sequenza che vi ho indicato, l'allemanda e la sarabanda sono di carattere moderato e lento e la corrente e la giga veloci. Questa è la definizione standard. È ovvio che ci sono anche degli altri inserimenti, non è proprio sempre solo questa sequenza di 4 danze, possiamo avere magari anche dei preludi all'inizio piuttosto che degli inserimenti con altre danze che possono essere minuetto, bourrée piuttosto che gavotte, eccetera. Il 600 è il momento appunto di definizione. Il barocco, quindi dal 650 in poi, è il periodo in cui abbiamo la suite come forma strumentale più diffusa, è quella più utilizzata. Compositori italiani, francesi, tedeschi ne fanno un uso notevolissimo. Sapete anche che veniva anche chiamata partita, quindi un sinonimo che viene dato molto spesso alla suite è proprio il termine di partita. Nel barocco questa suite, diciamo che non è più così solo esclusivamente finalizzata alla danza. Quindi questa come trasformazione. Abbiamo anche suite sempre con sequenze e con danze, sì, quindi l'allemanda, corrente, sarabanda e giga che vi ho citato le ritroviamo abbondantemente, ma non proprio solo esclusivamente finalizzate al movimento. Quando vi ho detto partita come termine che viene utilizzato come sinonimo, facciamo anche un riferimento proprio all'ambito italiano. Proprio all'inizio del XVII secolo viene utilizzato il termine partita, dal termine, cioè deriva da parti, e come vi ho detto già, abbiamo qualche trasformazione rispetto alla forma originale della suite. E proprio qui in Italia la definizione di questa partita indica, come dire, una sequenza di variazioni su un tema. Spesso è una melodia nota a cui si inseriscono e si aggiungono delle variazioni, talvolta anche con finalità di danza. Ecco che ci ricolleghiamo a quello che è l'aspetto originario. Direi che è giunto il momento di entrare anche con le orecchie nella suite. Facciamo un primo assaggio di questa suite. Rimaniamo proprio nel periodo barocco. Andiamo a prendere un compositore, Johann Pachelbel, conosciuto principalmente per il canone in re, tanto per darvi un aggancio a questo compositore, e andiamo a prendere una sua suite, la suite in si bemolle maggiore per clavicembalo. Qui facciamo un assaggino. Vi faccio sentire un frammento dell'allemanda, che è la prima danza, quella di carattere più moderato, non è proprio lento, sentirete moderato. E vi unisco anche un frammento della giga, ultima danza, quella un po' più mossa. Ascoltiamola insieme.
Questa era un passaggio, come vi ripeto, di una suite barocca. Come? Ripeto ancora, la suite in questo periodo è la forma strumentale più diffusa. Diciamo che nella seconda parte del Settecento, piano piano, insomma, dal Settecento questa forma comincia ad avere un po' di declino, quindi lasciamo un po' in silenzio quello che è il Settecento per la suite. Nell'Ottocento però, quindi nel 1800, abbiamo una ripresa. Troviamo un maggiore legame a quello che abbiamo detto nella definizione della partita italiana, su quella che è la suite ottocentesca. Quindi non abbiamo più una sequenza di danze, abbiamo una forma che è sempre strumentale, sinfonica, quindi per un gruppo strumentale notevole, e spesso e volentieri è proprio una selezione da una composizione madre. Cerco di essere più chiara ancora. Allora, facciamo un esempio diretto che poi sarà anche argomento dell'ascolto che faremo successivamente. Georges Bizet. Conoscete, compositore dell'Ottocento, romantico, famoso principalmente e sicuramente per l'opera Carmen, come padre di Carmen, non per sua figlia, ma come opera. Ha composto anche altre opere, tra cui l'Arlésienne, che non è stata un'opera di grande successo. Ne ha poi fatto una selezione strumentale. Quindi diciamo un riassunto sinfonico dove ha preso dei temi, li ha uniti insieme e ne ha fatto una suite. Questa composizione, questa suite è diventata estremamente famosa e molto rappresentata ancora oggi. Probabilmente se vi dico conoscete la suite numero 1 di Georges Bizet Arlésienne, non è che immediatamente la memoria ci fa scattare il ricordo di qualche tema famoso, ma vi assicuro che molti, ma molti di voi conoscono sicuramente il tema che adesso vi faccio ascoltare. Questa evoluzione del momento del preludio tratto dalla suite numero 1, Arlésienne, di Georges Bizet. Suite ottocentesca, un esempio e un tema sicuramente famoso. Quindi abbiamo questa sempre composizione strumentale, abbondantemente strumentale, che si è trasformata. Siamo nell'Ottocento, siamo partiti da quelle che erano le origini, il momento del Cinquecento, siamo arrivati all'Ottocento. E nel Novecento? Certo, la ritroviamo e la ritroviamo nella musica leggera. Allora, qui dobbiamo fare un discorso legato al quale tipo di musica leggera fa uso della suite, termine e forma estremamente legata alla musica classica. Siamo principalmente negli anni 70. E qui dobbiamo riferirci a un genere, art rock, progressive, avete presente? Ecco, questo tipo di rock ha un forte legame, ricerca molto spunti e idee nella musica classica, un po' forse anche per dare una certa maggiore legittimazione a questo tipo di musica, a questo genere di musica. E quindi abbiamo questi agganci, queste ricerche e questi utilizzi anche della suite. Vi do qualche magari suggerimento di gruppi, perché qui parliamo spesso e volentieri proprio di complessi, come si diceva all'epoca.
Se rimaniamo in Italia nel periodo possiamo citare la PFM, gli Area, il Banco, piuttosto che le Orme, per darvi qualche indicazione. Se usciamo dai confini italiani, pensiamo ai Genesis, Jethro Tull, Emerson, Lake e Palmer e, tra i tanti altri che potete sicuramente trovare, Pink Floyd. Allora, io vi faccio vedere questa immagine. Quello che viene detto ed è conosciuto come il disco della mucca. Ecco, qui abbiamo una suite. Il titolo di questo disco, Atom Heart Mother Suite, è ovviamente un'indicazione bella chiara, suite. Allora, qui dobbiamo intenderci, non abbiamo più la forma della canzone, è una sequenza di vari brani che fanno parte di un tutt'uno, ecco che diventano una suite strumentale, in questo caso sinfonica, quindi abbiamo i Pink Floyd che con Ron Ghising, che è il compositore che li ha aiutati e ci ha messo del suo per rendere il tutto sinfonico e completare quella che è l'orchestrazione, l'arrangiamento, eccetera, abbiamo questa composizione, la suite. Sono quindi 6 tracce, 6 brani, e compongono una sequenza molto diversa da quella che era lo stile classico degli LP dell'epoca, che erano una sequenza di canzoni, ognuna a sé stante. Qui invece fanno parte di un tutt'uno. Facciamo l'ascolto, ovviamente. Credo che il punto che può suscitarvi subito un ricordo immediato è quello di prendervi la seconda traccia, quella che si intitola Breast Milky, e il momento del tema con il violoncello e accompagnato dall'organo è sicuramente quello che la memoria si attiva immediatamente su questa melodia. Ascoltiamolo. Percorso con la suite, dal lontano passato a tutto sommato l'altro ieri. Quindi una forma che ha avuto delle trasformazioni, ovviamente, possiamo dire come cappello conclusivo, quindi come conclusione, che abbiamo 2 aspetti. Uno che si è mantenuto uguale nel tempo, quindi una forma strumentale. Se parliamo anche dal 500 agli anni 70, sempre forma strumentale. La trasformazione più evidente e sicuramente da mettere in evidenza è quella della finalità, cioè è nata come una musica funzionale per far ballare, quindi finalizzata al ballo, e via via nel tempo si è trasformata in una musica da ascolto. Alla prossima!